Due domande che mi vengono poste spesso da chi vuole iniziare oggi la propria carriera come creator su YouTube o nei social in generale sono: è troppo tardi per iniziare? Oppure basta pubblicare contenuti per crescere o bisogna fare anche dell'altro? Beh, in questa seconda puntata di Tube Facile Podcast voglio portarvi qualcosa di speciale per rispondere a queste domande, ovvero l'intervista integrale che ho fatto un po' di tempo fa a Edoardo Faccose dell'omonimo canale YouTube. In questa intervista non solo andrà a chiarire questi aspetti, ma fornirà ulteriori suggerimenti per tutti quelli che hanno iniziato da poco a creare un canale YouTube o che magari ci stanno ancora pensando. Quindi prestate massima attenzione e poi fatemi sapere la vostra opinione al riguardo. Ebbene ragazzi, sono felice di presentarvi qui con noi Edoardo del canale YouTube. Edoardo fa cose, Ma eccolo qui. buonasera, grazie. Intanto grazie a te per essere qui con noi stasera, come dicevo prima, per aver accettato il mio invito. Come stai? Ma Tutto bene? grazie a voi, tutto bene, grazie mille, è un piacere essere qui. Dai, raccontaci intanto chi sei, cosa fai, eccetera. Beh, io sono un automa che sta sul web da circa 3 anni. Sono accompagnato in questo viaggio dalla mia tartarughina Lucy, anche se lei è entrata nel progetto dopo circa 1 anno e mezzo del canale, e sono ormai un po' ovunque. Quello che faccio è letteralmente raccontare la mia vita sul web. Lo faccio attraverso dei video su YouTube, attraverso delle live su Twitch, dei fumetti su Instagram, dei brevi video su TikTok, un po' ovunque. C'è stato anche un podcast, spero di poterlo riprendere in futuro, ma di base quello che faccio è raccontare me stesso, che può essere attraverso intrattenimento molto molto leggero, ma anche come piace a me inserire un po' qualche valore, qualche principio che ho imparato nella mia vita, quindi anche un po' più serioso, però di base cerco di essere leggero, ecco. Penso che sia la cosa che più mi piace fare, raccontare e comunicare qualcosa. Quindi sì, questo sono io, Edoardo fa cose. Da dove nasce, no, il progetto Edoardo fa cose, no? Cos'è che ti ha acceso la lampadina? Sì, beh, essenzialmente, io come automa nasco da, bozzetti e sketch che sono stati realizzati nei primi anni di università, che ho fatto all'Accademia di Belle Arti. Però niente, praticamente io prima di fare questo sono stato un musicista per circa 8 anni della mia vita, musicista professionista. Ho fatto diverse esperienze di concerti, di contratti discografici. Poi all'improvviso alcuni valori, alcuni principi sono cambiati, alcuni obiettivi sono cambiati e io mi sono avviato in questa strada perché io sapevo, insomma, ho sempre saputo di voler vivere creando. Non posso farne a meno, non posso farne a meno. Quindi ho iniziato questo progetto che potesse in qualche modo potermi dar da vivere creando e comunicando. Però è stato principalmente e soprattutto un'esigenza, la mia, l'esigenza di poter comunicare e di poter dire cosa provo, perché io di base sono mega introverso, sono davvero introverso come persona e se io non dico cosa sto provando, esplodo. Quindi essenzialmente il mio canale YouTube è un modo per me per non implodere, quindi comunico essenzialmente quello che desidero, quello che c'ho dentro. E il canale è nato poco prima del primo lockdown, quindi essenzialmente mi ha salvato la vita. È stato qualcosa che ho dovuto fare per poter esternare cosa provavo, cosa provo tutt'oggi. Ehm, quindi sì, è una mia esigenza come persona, come carattere, ma è stato anche un mio progetto lavorativo per vivere della mia arte, vivere della mia idea di creatività, perché sapevo, dopo aver fatto il musicista, sapevo di voler fare qualcosa che prendesse appunto una mia idea, un mio personaggio, un mio percorso personale, ecco. Dovete sapere che lui è da un po' di anni che fa video su YouTube, ma soprattutto quest'anno, in particolare in questo ultimo mese, ha avuto una crescita molto esponenziale del suo canale. Cioè, abbiamo appena festeggerà, perché comunque è stato già raggiunto l'obiettivo, i 100.000 iscritti. Sì, Colgo l'occasione per farti gli auguri. grazie. Ed è una cosa che è avvenuta praticamente in un mese, perché c'è stato il suo canale stava crescendo, Esatto. c'è stata questa esplosione in un mese. Questo qua si è svegliato la mattina e ha detto: cosa? Come? Esatto, cosa? E in termini di views, anche sempre in un mesetto, ha fatto
parliamo di 10 milioni di views, ragazzi, ok? E non sto parlando di un canale straniero in inglese, non so, di un personaggio particolare che ha 10 milioni di iscritti, cioè un ragazzo che è partito, come tutti noi, da zero, ok? Ha avuto tanta pazienza e finalmente ha visto i risultati. Voi stessi, se andate su Social Blade, li potete trovare questi dati, quindi non vi sto dicendo delle stupidaggini. Quindi, visto che hai raggiunto questi importanti risultati, no? Sì. Cerchiamo di carpire cosa c'è dietro, no? A questi risultati, che sicuramente non possiamo dire che è stata fortuna, non possiamo dire che sei un raccomandato. Sì, sicuramente no, sicuramente Come no. direbbe Crozza, fatti un canale tuo. No, a parte gli scherzi. Diciamo che sicuramente ci sono alcuni fattori. Per esempio, uno dei più importanti che mi hai raccontato l'altra volta è il discorso dell'unicità. Sì, sì, certamente, ma è un discorso molto ampio perché penso di avere un'idea unica, pensavo di averla anche 3 anni fa, ecco, però perché 3 anni fa non ha funzionato, 2 anni fa non ha funzionato solo adesso? Ci sono tante variabili, sono tantissime e dirle in una sola live sarebbe quasi impossibile, ma il punto è che ha molto a che fare con l'analisi tecnica del proprio progetto, essere autocritici costantemente. E quello che ho fatto io essenzialmente, cosa è cambiato? Cosa è cambiato? Oltre a migliorare costantemente il proprio approccio, il proprio modo di comunicare sul web, come impostare i propri contenuti e il pacing durante i contenuti, durante i video, la cosa principale è aver creato finalmente un'idea di pubblicazione che ha funzionato. Perché il mio problema, principalmente come canale, era che facendo animazione i miei video uscivano davvero con una cadenza molto bassa, perché appunto per fare un singolo video ci vuole tanto, tanto lavoro e non posso essere come tutti gli altri YouTuber che fanno un video al giorno o addirittura due. Quindi io pur con magari l'idea o, passami il termine, la consapevolezza di star facendo un buon contenuto, mi chiedevo cosa stava andando male e in realtà a volte è semplicemente YouTube che è incapace di leggere il tuo contenuto perché appunto ne fai troppo poco, ok? Ehm, quindi, cosa è successo? Praticamente io volevo imparare, volevo capire cosa stava andando storto e quindi ho cominciato a contattare di mia spontanea volontà delle persone che potevano aiutarmi in questo. E, da qualche mese posso dirlo tranquillamente, sto collaborando con Tom's Hardware, ok? Quindi sono entrato all'interno di un network, ma qual è il punto? Il punto non è stato: "Okay, vado in un network così mi fanno crescere, mi fanno esplodere." No, non è quello. Io ho sempre, voluto avere una mente, autocritica e volevo imparare, okay, volevo imparare. Quindi ho contattato delle persone, infatti non sono stati gli unici che ho contattato, ma son loro che mi hanno risposto in maniera esaustiva. Volevo, appunto collaborare con persone che riuscissero a dirmi davvero come migliorare come personaggio, come persona, come carattere, dal punto di vista tecnico. E essenzialmente quello che loro mi hanno detto poi è stato totale verità, totale verità. Abbiamo creato poi un programma di pubblicazione che contenesse poi anche gli shorts e ha funzionato, e ha funzionato. Quindi, non è solo questo, intendo dire che non è affatto fortuna. YouTube non è fortuna, internet non è fortuna. Ci vuole un lungo studio del proprio progetto, di vedere dove sta funzionando, dove non sta funzionando, ma anche uno studio della piattaforma, come comunica l'algoritmo e come comunica è come tu comunichi con lui, quindi capire, farsi comprendere dalla piattaforma, farsi comprendere dal pubblico e per questo a volte c'è fortuna per quelli che esplodono in pochissimo tempo, ma per altri è un lungo lavoro di progettazione e di analisi. E per me è stato quello, che non è assolutamente da sminuire quelli che esplodono perché l'algoritmo si è innamorato di loro. Non va sminuito quel lavoro, anzi se è successo perché anche loro avevano qualcosa da dire ed è stato molto bello. A me è successo questo e devo dire che in 3 anni è anche molto, molto ottimista come risultato. C'è chi accade questo dopo 5, 10 anni, quindi Tra l'altro, una piccola parentesi, no? Visto che tu parlavi, no, di tempi, diciamo, tecnici per creare un sì, video, se voi andate a vedere nel suo canale, poi dopo lo cercate, Edoardo fa cose, lo trovate molto facilmente, c'è proprio un video in cui lui spiega, no, come va creato un tuo TikTok, uno short che è sì, andato molto esatto. virale, e quindi un video molto breve
vi spiega proprio quanto tempo ci vuole, figurati un video magari di 10 minuti, di 6 minuti, 7 Esattamente, minuti. esattamente. E tra l'altro appunto un'arma secondo me che mi dicevi sempre che ti ha aiutato tantissimo sono stati gli shorts. Sì, esattamente. Ma è stato studiata come cosa, ovvero, io non consiglierei mai semplicemente a un creator: "Guarda, inizia a fare gli shorts costantemente e vedrai che andrà bene." No, non è stato quello il punto. Non è stato quello il punto. Il punto è che non solo sono riuscito in qualche modo a trovare con varie analisi, a trovare comunque un linguaggio per gli shorts che ha funzionato, okay, quindi gli short sono andati bene, ma non finisce lì, non finisce lì, perché io conosco tantissimi canali YouTube che fanno shorts virali, ma che non esplodono come canale. Perché? Perché essenzialmente io ho cominciato a fare gli shorts dopo 3 anni di video. Quindi che è successo? La gente ha visto gli shorts, okay, ha visto gli shorts, si è interessata al personaggio e quando ha visualizzato il canale ha trovato dei video che ha potuto visualizzare e YouTube si è accorta di questa cosa e ha spinto quei video, non ha spinto gli shorts, ha spinto quei video che erano lì da anni, okay? E qua si arriva poi ad un altro punto che io predico sempre in base ovviamente, dipende dal contenuto del creators che si è, okay, giustamente, ma io preferisco tanto quando il creators fa contenuti evergreen, ovvero dei contenuti che siano guardabili sempre, che non siano legati ad un singolo giorno, ad un singolo periodo storico, sono sempre visualizzabili e questo facilita l'algoritmo. È per questo che sono stati spinti video che sono vecchi di 1 anno e mezzo o di 2 anni, perché appunto erano fatti apposta per essere visualizzati sempre. E questo quindi si è creato questo effetto palla di neve, questo effetto valanga di uno shorts che è andato bene, la gente è andata sul canale, molta gente è andata su uno stesso su un singolo video, perché magari quel titolo e quella copertina erano belli, e quindi YouTube ha spinto quei video, poi quel video è andato bene, quindi ha spinto altri video e si è creata questo effetto valanga, che in realtà è quello che succede a tutti quanti. Però, insomma, a me è successo in questo modo, con questa linea molto, molto particolare di avvenimenti, che in realtà ne vado molto, molto fiero. Ho sentito molte persone, insomma, che mi hanno scritto e hanno detto: "Vabbè, è perché hai iniziato a fare gli shorts." Ho detto: "No, io, raramente mi offendo, raramente mi arrabbio, però questo sminuisce il lavoro, perché non è solo shorts, non sono solo shorts, c'è un lavoro incredibile e sono anni che lavoro su questa cosa e ora che sta accadendo io, non mi nasconderò dietro la modestia. C'è stato un grande tanto lavoro, e io sono contento di poter dire che è stato frutto di analisi, non è stato frutto di fortuna. Quindi è anche per dire che tutti possono farlo con lavoro attento e analisi, assolutamente. Non minimizziamo tutto agli shorts, mai, 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 neanche a TikTok. Verissimo, infatti diciamo che è uno strumento, un short come può essere comunque altro social, ma ci deve essere un progetto ben delineato dietro, altrimenti se no, cioè, fai le cose a caso, magari 1 su 100, come diceva Morandi, 1 su 1000 ce la fa, Esatto. però dopo hai chiuso perché non fai più niente e dici: è colpa dell'algoritmo, è colpa di YouTube." No, è colpa, paradossalmente tua, perché non hai fatto una cosa con un progetto ben chiaro in mente, ma hai fatto le cose a caso e quindi di conseguenza YouTube o l'algoritmo non ti può premiare perché, come hai detto tu stesso all'inizio, non riesce a capire quella che è la tua tematica, non sa chi consigliare i tuoi contenuti e di conseguenza non riesce a crescere. Sì, purtroppo le variabili sono tantissime, quindi a Mh. volte potremmo anche dire che, c'è qualche problema con la lettura dell'algoritmo, ma di base perché comunque diciamolo, l'internet è una giungla, è davvero pienissimo di persone che fanno contenuti. Quindi, non vorrei ridurre tutto al fatto che non è mai colpa dell'algoritmo, non vorrei dire questo. Però è anche vero che, molti di quelli che dicono questo in realtà soffrono un po' di reattività, ovvero non agiscono di loro spontanea volontà nel cercare di capire come migliorare il problema, come risolvere il problema, ma appunto si adagiano su questo problema del fatto che, YouTube non spinge nuovi contenuti. Ci sono delle, uhm, prove insomma che in realtà YouTube spinge. Ma come? Quando? Perché? Fammi un attimo studiare, fammi capire come posso fare. Ecco, quello è un approccio secondo me migliore.
Passiamo a questo punto a un altro aspetto che mi piacerebbe poi sapere la tua opinione, no? Essere un creator in determinate circostanze può voler dire essere imprenditori di se stesso, Certo. no? In che senso si potrebbe definire questo aspetto? Nel senso che comunque, a parte il fatto che non si è sotto nessuno dal punto di vista lavorativo, ok? Non hai un contratto fisso, non hai un capo che ti dice quante ore di lavorare, non hai le ferie pagate. Cioè, è tutto dipende da te, dalla tua persona. Questo può avere ovviamente dei pro e dei contro. Per me ha diversi contro perché appunto amando quello che faccio tendo a lavorare troppo, ma il punto è che i progetti lavorativi te li crei da solo. Devi crearli da solo e li devi cercare da solo. Non so se sapete, ma comunque i creator lavorano molto con i brand. Ho sentito molti dire che è una cosa che io appunto appoggio, confermo, che spesso le entrate di un creators sono la percentuale ricavata dalle pubblicità è bassissima rispetto ai guadagni ricavati da appunto le collaborazioni esterne con i brand e major esterni. E quelle collaborazioni le cerchi tu, le trovi tu. Ovviamente a volte ti possono scrivere loro, ma di base sei tu che devi proporre il tuo progetto, sei tu che devi avere l'idea chiara su cosa fare insieme. A volte sei tu che devi proporre, soprattutto agli inizi, no? Sei tu che devi proporre il prezzo, il progetto. Quindi questo vuol dire essere imprenditori di se stessi, avere una consapevolezza talmente alta di quello che si sta facendo, di qual è il messaggio del proprio progetto, di come implementare alcuni contenuti, alcuni prodotti, che poi si comunica molto bene alle major e ai brand esterni, e quindi c'è più possibilità, insomma, che loro vogliono collaborare con te. Comprendono che il tuo pubblico è fidelizzato, comprendono che tu sai comunicare con quel tipo di pubblico, e quindi loro si dividono in quella nicchia e vogliono collaborare con te. Quindi, a meno che voi non siate in qualche network, quindi qualcuno che magari può fare le tue veci, io per esempio adesso faccio un po' 50-50, cerco io, ma anche il network. Um, s- Ci sono grandissimi creators ad oggi che um, non hanno network, ma comunque lavorano da soli, insomma, con i brand, e va bene così. Dipende molto in realtà secondo me, dipende molto dal tipo di progetto che si ha. Io a volte preferisco appoggiarmi ad un network che cerca appunto i brand al posto mio, perché semplicemente passo davvero troppo tempo ad animare e vorrei, quando finisco di animare, vorrei semplicemente chiudere il lavoro e non fare altro. Altri invece passano ore e ore di lavoro a mandare mail e scrivere mail. Io l'ho fatto per diverso tempo, quindi questo ovviamente è essere imprenditore di se stesso. Prima, al posto di per forza di, insomma, prima di saper comunicare cosa si è, bisogna sapere cosa si è sul web. Quindi ci vuole un po' di consapevolezza che viene con esperienza e col tempo, assolutamente. È vero. E qui ti faccio una domanda che è abbastanza hot a questo riguardo, Ok. ovvero collaborazioni, soltanto se hai numeri grossi puoi farle? In termini proprio con le aziende? La mia prima vera collaborazione, quindi pagata con uno spot interessante, avevo 10.000 iscritti. Avevo 10.000 iscritti, cosa ovviamente magari insomma, per motivi di privacy eviterò un po' il nome del manager e tutto, però insomma, se andate su YouTube e cercate qualche video sicuramente noterete. Ma il punto è che ehm, sono stato io che li ho cercati, pur sapendo di avere 10.000 iscritti, ma ho fatto un bel pacchetto, ok? Ho fatto un pacchetto, e quelle mail che ho inviato era un pacchetto completo. Aveva l'idea, aveva il prezzo, aveva dei link, aveva degli esempi. Ho mostrato loro perfettamente tutto quello che volevo fare, e spiegavo anche perché stavo scrivendo loro, del perché era uno spot interessante per quel video. E quindi praticamente ci colleghiamo un po' a quello che ho detto prima. Secondo me non è importante avere dei numeri altissimi, ma quei 10.000 iscritti, almeno secondo me, non erano 10.000 iscritti come un altro canale che ne ha 10.000. Quel brand aveva visto che, pur avendo pochi iscritti, erano fidelizzati. Erano persone pronte ad ascoltare quello che dicevo, erano persone che si fidavano di me e lo vedevano dai numeri, lo vedevano da quanti commenti, lo vedevano dalle live. Insomma, c'è stata una prova concreta del fatto che
insomma, il pubblico era pronto a ricevere una pubblicità, ma c'è da vedere anche il progetto. A volte le major non vogliono semplicemente buttarsi all'interno di un video con tanti numeri. Spesso e volentieri le major lavorano a grandi numeri, operano con tutti i creators che loro vedono come una bella immagine, ok? Spesso e volentieri loro semplicemente vogliono affiancare il proprio brand a dei creators affidabili, dei creators belli che secondo loro fanno bene alla loro immagine, ok? Quindi forse loro quando... La prima cosa che mi hanno detto quando mi hanno risposto è stata ehm, il tuo canale è bellissimo. Ok, è stata questa la prima cosa che mi hanno detto. Il tuo canale è bellissimo, ok, approfondiamo questa idea. Quindi non è vero che le major guardano solo i numeri alti, ci sono tanti fattori che vanno visti e fra questi è sicuramente quanto è chiara l'idea del proprio progetto, quanto è bella l'idea e come noi ci approcciamo a loro, insomma. Esatto, no? Quindi diciamo che quello che tu consigli è proprio di proporsi con già noi in mente un'idea, ma non aspettare che dire Se guarda si sono hanno qui. pochi numeri è importantissima. Sì, 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 è importantissima. Io ho avuto sempre questo pensiero, anche magari quando ho collaborato con qualche YouTuber più grande di me. Mi sentivo in dovere, visto che avevo dei numeri bassi e quindi potevo offrire poco, mi sentivo in dovere di non far fare nulla a loro. Ok? Esatto, infatti visto che hai tirato fuori questo argomento, no? Passiamo appunto a questo anche aspetto qua, no? Parlando sempre di discorso di numeri, no? Che Sì. non è obbligatorio, cioè non è adesso che solo chi ha milioni di iscritti può trovare belle collaborazioni anche tra creator, Mhm. anche in questo caso tu hai trovato una soluzione, anche se eri un, tra virgolette, piccolo creator. Beh, io ho un format sul canale che è Late Show, essenzialmente, quindi oltre ad aver collaborato in vari modi con i creators, io sul mio canale YouTube ho questo Late Show animato in cui invito dei creators e non sono, cioè molti di loro sono creators anche molto molto interessanti, prendiamo Totta, da Adobax, King Ash, che ormai sta sfondando ovunque, King Ash, insomma, ehm, sono creators che comunque quando ho collaborato con loro avevo dai 7.000 ai 15.000 iscritti. Ok, cosa è successo? Essenzialmente, numero uno, ho sfatato questa cosa che i creators grandi vogliono collaborare solo con gente grossa. No, spesso e volentieri loro vogliono sperimentare, ok? E per loro sentirsi dire, "Oh, vuoi fare un'intervista totalmente animata? Loro dicono, figata, ok, subito, facciamolo subito. E quando ho scritto a loro era esattamente lo stesso approccio di quando ho scritto alle major, ovvero scrivevo con l'idea tutta chiara in mente, esplicavo in maniera chiara tutto quello che volevo fare con loro, mandavo l'esempio, ma specificavo ho bisogno solo di mezz'ora, un'oretta con te e non devi fare niente, faccio tutto io. Ok? Perché sapevo di non poter offrire tanto a loro ovviamente loro non sono stupidi, sanno che io lo facevo, sapevano che io lo facevo per appunto per avere anche un po' della loro visibilità, ma era controbilanciata dal fatto che, proponevo un progetto fighissimo e che loro volevano partecipare a questa cosa e quindi sì, per partecipare, per collaborare con dei creators grossi, ovviamente dipende da creators a creators, perché io ho scritto anche ad altri che non mi hanno mai risposto, ma di base io ho scoperto che, spesso e volentieri l'idea premia più del numero, okay? Uhm, poi, niente, sono tutte persone meravigliose secondo me, quelle che ho conosciuto, quindi è stato davvero bello collaborare insieme. Ottimo, dai, sono contento per te. Comunque, cioè, alla fine ci sono là fuori creators che non stanno lì soltanto a guardare il numerino, ma se c'è appunto il discorso di prima, un'idea interessante, originale, bella, no? Esattamente, sì. Perché tieni conto che sei d'accordo con me sul fatto che un creator ogni giorno, ogni settimana è in cerca di nuove idee. E se Sì, arriva uno che gliela mette sul piatto d'argento, cioè alla fine difficilmente dici di no. Giustamente tu hai detto in maniera molto trasparente che non tutti ti hanno risposto, ok? Questo è normale, ci può esatto. stare, ma questo non vuol dire che non dovete avere paura di proporvi a creator anche più grandi di voi. Se voi andate lì, guarda, ho questa idea, ok? Tu magari, come ha detto lui, date un valore diverso da quello che è il numero di pubblico che potete portargli, no? Perché alla fine la cosa bella del valore è che non sta solo in questo, sta nel poterlo dare in mille modi. Sta a voi trovarlo questo modo e proporlo.
Infatti devi Esatto. capire, Edoardo, che a volte mi capita di sentire dei ragazzi che non trovo collaborazioni, non collabora con me. Ma tu cosa fai? Gli scrivo, ti va, collaboriamo insieme. Cioè, No, no, non è proprio il no. massimo, insomma. Cioè, datevi con un'idea chiara, un progetto, magari anche proprio totalmente già strutturato, in cui praticamente c'è soltanto a cliccare il tasto REC o fare una live, come in questo caso, per esempio quello che stai facendo io e te adesso insieme, e la persona difficilmente, se è una cosa interessante, ti dice di no. Poi magari a Assolutamente. volte ci vuole anche un po' di pazienza di trovare la persona che investe su di noi tempo o risorse, però insomma, come è stato nel caso di Edoardo, può succedere. Ultimo aspetto, che anche questo mi sta molto molto a cuore, è contenuti virali versus evergreen, cioè evergreen inteso, cioè contenuti quelli che facciamo un attimo, contestualizziamo, già Sì. voi lo saprete, differenza, contenuto virale è qualcosa magari che riguarda uno specifico periodo dell'anno, un momento, un evento, qualcosa di eclatante, che però può durare 1 o 2 mesi. Evergreen è una cosa che è un tipo di contenuto che vale per sempre. E già possiamo dire che se voi andate a vedere i video di Edoardo sono essenzialmente evergreen, cioè non ci sono cose legate a tematiche che hanno fatto magari scalpore per un periodo. Quindi immagino che la risposta qui sia chiara, cioè che tu sei del team #evergreen. Ti dirò, anzi, spero tu non me ne voglia, provo un attimo a correggere questa sentence, questa frase, ovvero che Vai. io in realtà cerco quotidianamente la viralità, ok? Perché fa bene al progetto, ti fa crescere e ti fa conoscere nuove persone. Essenzialmente, però, la differenza più grande la fa il tipo di contenuto che fai, non tanto il fatto che tu cerchi la viralità o meno, ma il problema sta nel fatto che se quel contenuto che fai è mordi e fuggi, cioè quel video che fai lo fai apposta, prendo un esempio molto molto banale, cercando anche di non sminuire questa cosa che sto per dire, anzi, chapeau a chi lo fa. Ad esempio, i gameplay su YouTube giornalieri sono gente che fa YouTube con un video al giorno, gameplay al giorno, ecco, magari tu non ti rivedi quel gameplay 2 volte. Magari quel gioco è un gioco che va di moda solo in quel periodo lì. Ecco, insomma, stiamo parlando di contenuti molto legati al consumismo cronico, cioè ne voglio di più, ancora di più, giorno dopo giorno voglio video, sempre più video. E ci sta, ha senso come idea, come concetto. Io ho preferito dei contenuti che fossero visualizzabili sempre. Io non vado in un canale YouTube che fa gameplay e vado a rivedermi vecchissimi video, perché appunto essendo dei contenuti giornalieri, me li vedo quel giorno e punto e basta. A me capita con gente che fa storytelling di rivedermi dopo settimane i stessi video, perché mi piacciono, mi fanno provare determinate emozioni. Quindi sì, io sono per l'evergreen, ma la viralità non è sbagliata, anzi, dei contenuti evergreen possono andare virali per un determinato periodo. Il problema è quanto sono visualizzabili a lungo periodo quei contenuti. Quindi, però ecco, ci tengo a dire che, ancora una volta, che non è sbagliato fare contenuti diversi da contenuti evergreen. Secondo me è legato molto al tipo di creators che si è. Anzi, probabilmente se si fanno contenuti giornalieri hai più probabilità che tu vada virale, però il punto, secondo me, anche che ha reso questi video che di recente sono esplosi, è proprio il fatto che fossero visualizzabili sempre, non sono legati a un determinato momento. Quindi sì, io sono team evergreen essenzialmente. Cioè, se io faccio un video sul vincitore di Sanremo, no? Non posso Mh-mh. aspettarmi che quel video, dopo il periodo magari esplosivo intorno a questo evento, Esattamente. di nuovo ci siano tante views, magari mi esplode, mi fa anche, o esageriamo, 1 milione di views, ok? Però dopo fine, stop, cioè chi è che va a guardare la premiazione che ha vinto, cose di questo genere, giusto per fare un esempio pratico, no? Esatto. Quindi diciamo che la viralità può servire in determinati contesti, ok? Si può fare un mix, diciamo, chiamiamolo così, di viralità barra Sì. evergreen, però diciamo che se vogliamo una continuità di crescita sul canale,
come appunto nel caso di Edoardo, che a un certo punto, quando è esploso, è successo che la gente andava, e io sono uno di quelli, che è andato a recuperarsi tutta la playlist da qui a 3 anni fa, capisci che comunque l'Evergreen premia tantissimo. Poi, Sì, secondo me sì. ripeto, poi io vi incoraggio ad iscrivervi al canale di Edoardo, perché veramente è come stare su Netflix, cioè avete una serie TV su questo personaggio, su questo automa che ne ha passati di tutti i colori, hashtag mai una gioia, cose di questo genere. Avventure su avventure, quindi anche se magari sono video un po' più vecchi, a me sembrano sempre freschi, cioè a me ok che ho Grazie. notato che lo stile è cambiato, migliorato, Certo, certo. si cresce, però la cosa bella è che ogni video, anche se di 3 anni fa, 4 anni fa e così via, è sempre attuale, perché una cosa che mi piaceva molto di questa parentesi un po' da fan è che lui riporta delle storie che bene o male a quasi tutti può essere capitata, una cosa del genere, e quindi col fatto che ci ritrovi un po' in queste storie ti fa un po' più sorridere, ti diverte, ti intrattiene. Ed è questo un po', secondo me, anche stato un po' quello che ha fatto un po' la differenza anche per te, Edoardo. Cioè, dimmi se sbaglio, eh. No, penso tu abbia ragione, sì, sì. Bene, qui termina questa seconda puntata di Tubo Facile Podcast. Spero di cuore che i consigli forniti vi siano stati utili e mi raccomando, sentitevi liberi di farmi sapere la vostra opinione e di condividere questa puntata sui social. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco!